Sono Mila, mi piace il mio nome che è un po' particolare e un po' come mi sento io. Sono nata ad Alatri, un piccolo paese, un bellissimo paese in provincia di Frosinone. Da piccola io avevo un sogno, quello di diventare un medico. Io sono cresciuta nel tempo in cui in Italia mandavano in onda ER, che era un medici in prima linea, ancora lo ricordo, con tutta l'eccitazione del pronto soccorso, del via vai. Io ero incollata alla TV ogni fine settimana per vedere questo programma e questo mi ha fatto sognare anche di diventare un medico, però non ci sono riuscita. Ho provato ad entrare in medicina, ma non ero stata brava abbastanza. Quindi ho iniziato questo studio di economia che mi ha portato poi a vivere in Toscana, perché sono andata a studiare a Siena. Io sono cresciuta con una splendida educazione da parte dei miei genitori, che erano dei cattolici praticanti, che ci hanno aiutato a conoscere la fede fin da bambini attraverso il catechismo, la comunione, la cresima. Però come ogni bambino che poi diventa adulto, evitavo di andare in chiesa, no? Senza che gli altri se ne accorgevano. È un po' come se volessi la mia libertà. E di lì a poco capitò che conobbi una ragazza che si trovò a vivere per un breve tempo a casa con noi altre studentesse e iniziò a parlarmi della fede in un modo così nuovo e fresco che mi attirava tantissimo. Ricordo che la trovavo la mattina con il suo caffè a leggere la Bibbia sul tavolo della cucina. Buona giornata, buon lavoro, grazie ancora. Non lo do per scontato. Io la stessa Bibbia l'avevo sotto la bajour del mio comodino e la usavo per fare luce in qualche modo, per alzare il livello della mia lampada, e non mi capitava mai di leggerla. E ricordo che la trovavo lì a leggere come se fosse un testo dal quale uscivano tante cose belle che io mi stavo perdendo. E quindi iniziai ad avere conversazioni con lei e mano a mano queste conversazioni andavano sempre più in profondità. Ovviamente credevo in questo Gesù, ma sembrava essere un pochino distante. Non sapevo bene che tipo di rapporto potevo stabilire con lui. Invece, attraverso quelle conversazioni sembrava che esistesse un Gesù vivente, qualcuno che aveva un interesse per la mia vita, qualcuno che aveva a cuore anche i miei dubbi, le mie domande, le mie debolezze, le mie cadute, gli urli della mia adolescenza che sembravano non aver trovato ancora una risposta. Gesù disse: io sono la via, io sono la verità e io sono la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E così di fronte a questa rivelazione io dissi: io arrendo la mia vita a te, Signore. Iniziai a sentire una sensazione di grande leggerezza e lì capii che in qualche modo il mio incontro con Dio stava avvenendo. Di lì a poco mi sarei laureata e poi avrei iniziato a cercare lavoro.
tornai per un breve tempo a casa dei miei genitori, ma immediatamente iniziai a condividere la fede con mia mamma, mio papà e mio fratello. Parlavo dello stesso Dio a cui loro mi avevano introdotto e che mi avevano insegnato, ma lo facevo in un modo diverso. Certo, ci sembrava una cosa strana, così all'improvviso era avvenuta. Effettivamente eravamo dei cattolici praticanti, quindi un formalismo religioso, però la diffidenza c'era perché era tutta una cosa nuova quello che stavamo sperimentando con lei. La cosa che maggiormente ci ha colpito è quando lei ha detto: se lasciamo arrivare Gesù nel nostro cuore, è Lui che compirà il resto nella nostra vita. Quindi tutto è lasciarsi andare e con fede accettare il Signore. E a un certo punto mi ricordo che dissi al Signore: va bene Signore, allora facciamo un patto, io mi metto a leggere la tua parola, mi metto a leggere la Bibbia e tu mi parlerai, tu mi guiderai. E piano piano questa parola ha preso vita dentro di me, che mi ha spinto a seguire Lui. Forse un paio d'anni, mia mamma ha avuto in cuore di iniziare a studiare la Bibbia con altre persone. Ricordo in una telefonata lei mi disse: voglio iniziare ad aprire il salotto di casa nostra, e c'era una sola persona a quel punto a cui poterlo chiedere e che era interessata, e viveva in un paese vicino al nostro, e iniziò a vedersi con mia mamma e a leggere insieme la Bibbia, a pregare insieme nel salotto di casa dei miei genitori. Franca diceva sempre: se avete piacere di conoscere la parola, ci vediamo a casa mia, a casa nostra. Non c'è alcun impegno, soltanto il desiderio di conoscere, leggere, e siccome nostra figlia aveva acceso questa fiamma nei nostri cuori, volevamo che anche altri entrassero in contatto con la parola. Il salotto di casa ha iniziato a riempire quei divani, diventare un gruppetto fatto di persone che sono curiose, persone che hanno già riscoperto la fede e che semplicemente vogliono condividere un'ora e poco più di tempo insieme durante la settimana per dedicarlo alla scoperta della verità. Del gruppo mi piace la familiarità, il senso così di amicizia. Detto questo, adesso sarà magari sicuramente. Mi piace la libertà di esprimermi e l'unione tra fratelli e sorelle. Ho imparato di Dio nella mia vita che non c'è altro Dio all'infuori di Lui, che Lui è un Dio d'amore. Giuda in quegli anni non è riuscito. Ho imparato che Dio è davvero immenso e non arriverò mai a comprendere neanche l'1% di quello che Lui è e del suo amore per me. Nel momento in cui lui stava là, desiderava altro. Io sto nel gruppo dall'inizio. Mi piace perché sono una di loro, mi fanno sentire come una di loro, siamo tutti uguali, mi sento in famiglia, una famiglia che cercavo e che ho trovato. Ci vediamo tra poco e ci vediamo. Ricordo che qualche mese fa, mentre ero in un tempo così di preghiera, e ho sentito in cuore questa voce: vai nella biblioteca comunale.
ormai diversi mesi abbiamo iniziato degli studi biblici interattivi nella nostra bellissima biblioteca comunale di Alatri. Un luogo stupendo dove si svolgono molti eventi culturali e dove noi semplicemente apriamo il testo della parola e scoprire insieme le verità di Gesù, masticarle, camminarci dentro, farle nostre e lasciarmi conquistare anche dalle meravigliose parole, insegnamenti di Gesù. Rispetto agli altri, lui immediatamente parla del logos, sapendo anche. E come italiana che ama l'Italia, che ama la sua italianità, credo che condivido insieme a tanti altri miei cari amici, anche cattolici, la gioia di vedere un'Italia anche tornare a riscoprire la fede in un modo fresco, in un modo nuovo. E anche Dio stesso, se si è incarnato, è per vivere una vita come la nostra. Perciò questo è il mio desiderio per tanti italiani. Scegliere in qualche modo non soltanto la fede come approccio culturale, ma scegliere la fede come approccio relazionale. Grazie. È un incontro, no? È sempre così nella vita. Sono gli incontri che fanno la differenza. Sono gli incontri che cambiano la nostra storia. Vieni a mangiare la pizza. Dai, vieni a mangiare la pizza. E che tanti italiani possano trovare un incontro con Cristo e in questo ritrovare e riscrivere anche la storia delle loro vite. Perché così è stato per me, un incontro con Dio. Se veramente esiste il Dio meraviglioso che si è rivelato a noi, chi di noi non avrebbe la gioia e il desiderio di incontrarlo? È stata la mia storia e vorrei che fosse la storia di altri.